Ricordo con ilarità un meme che praticamente diceva: se vuoi conoscere i segreti di una persona, non ti serve più guardare la sua cronologia su internet, ammesso che non usi la navigazione in incognito, ma le conversazioni che ha con o su ChatGPT. Ed effettivamente io mi sono accorto che in tanti contesti lavorativi, soprattutto da parte di personale non tecnico, servizi come ChatGPT, incluso anche Gemini e compagnia bella, vengono usati in maniera che, se mi tengo molto diplomatico, definisco subottimale. Perché è rimasta quella cosa che io in qualche caso ho detto, ossia che si tende ad usare ChatGPT come Google. Cioè su Google, soprattutto nei primi anni, diciamo dopo il 2010 in Italia, l'importante era rimanere coincisi con le parole all'interno della ricerca. GPT è proprio il contrario, bisogna essere prolissi. La potenza di questi modelli è che più informazioni gli dai, detto in maniera tecnica il contesto, e più precisamente e meglio, cosa generale, rispondono. Bisogna però fare una precisazione che effettivamente se io fossi un amministrativo è difficile stare al passo con quelli che sono gli sviluppi di questi strumenti, perché io ad esempio ti parlerò di una funzionalità che si chiama progetti che fino a qualche mese fa non c'era. Chiamiamo questo progetto test video, che è un nome che ti dico subito che non va bene. Io vedo tante aziende che nei progetti magari scrivono test, così come i tesisti all'università scrivono versione finale 1, 2, 3, 4, 5. Non aiuta la chiarezza. Perché sto facendo vedere il progetto? Perché se tu ti butti già nella chat, a livello di organizzazione lavorativa ci perdi. Facciamo questo test progetto. L'equivoco è che il primo messaggio è il prompt, no, nel progetto no. Cosa che in AI Studio di Google è molto più chiara, lato interfaccia utente, perlomeno se sai un po' di inglese, cioè abbiamo le istruzioni. Qui per andare nell'equivalente delle istruzioni bisogna andare in impostazioni progetto o cliccare qua dentro, cosa che sicuramente in futuro cambierà. Poi io mi sono accorto, ma questa è una tendenza generale, e GPT o comunque l'intelligenza artificiale generativa ha poca colpa in questa cosa, ma ha il suo contributo, è che la gente non legge. Le soglie di attenzione sono sempre più basse, questo si sa da mo', ma la gente proprio non legge, legge sempre di meno. OpenAI qua ci scrivi, disponi in spagnolo, fai riferimento alla documentazione, fornisci risposte brevi e mirate. Tu mi darai, Gabriele, so leggere anche io, ma quello che tu non capisci da questa frase è che loro ti stanno già fornendo una modalità di lavoro. Rispondi in spagnolo è un'azione. Fai riferimento è il contesto e fornisci risposte brevi e mirate è l'esecuzione. Quindi, azione, contesto, esecuzione. A, C, E. C'è uno standard che si chiama RACE o RACE che ti fornisce appunto 4 linee guida per una istruzione. Qui manca il ruolo. Rispondi in spagnolo, se vogliamo, suggerisce anche il ruolo, magari un interprete. Però io vedo che praticamente solo qualche addetto ai lavori, ossia l'ingegnere IA, che in passato si chiamava sussurratore alle intelligenze artificiali, forniscono queste istruzioni, che nella maggior parte dei casi sono cose relativamente brevi, ma che non vengono mai fatte da personale non tecnico. Mettiamole. Il classico ruolo che io leggo praticamente sempre è: sei un analista di dati esperto. Azione: produrre ed eseguire codice R o Python per analizzare dati. E bada bene che già qui c'è una fonte di confusione. Bisogna fare molta attenzione sugli o inclusivi o esclusivi. Contesto: ho un'azienda che vende frutta e verdura online. Esecuzione: output di codice che mostra come migliorare le vendite. E fin qua diciamo che ho usato parole abbastanza vicine a quelle che può essere effettivamente il consumatore di questo prompt. Vabbè, sicuramente chi vende frutta e verdura non sa che esiste R, potrebbe aver sentito parlare di Python, output è una parola un po' esoterica. Ora, se uno vuole fare le cose fatte bene, perlomeno a livello metodologico, perché non è detto che ChatGPT riesce, all'interno dell'esecuzione fai una precisazione estremamente tecnica che è: utilizzando
il metodo crisp.dm, che se questo praticamente se ne accorge qualche addetto ai lavori che guarda i miei video, è grosso modo quello che seguo io. La cosa interessante dell'introdurre questo è che prima di partire in quarta con l'azione ti fa una serie di domande. Domande, te lo dico, fuori dai denti, cagacazzo, ma che servono? Perché quando si parlano due mondi diversi serve stabilire un terreno comune. E queste domande noiose servono a fare proprio questo. Fine delle istruzioni. Si possono allungare? Sì, questo secondo me è il minimo sindacale che manca nella maggior parte dei contesti che ho visto non tecnici. Sui file ci si sbizzarrisce e se l'istruzione conta un 20% e mi tengo largo, i file contano l'80%. Però devi fare molta attenzione alla dimensione di quei file. Perché se sono file di dati, GPT ha una certa tolleranza. Ed è una tolleranza che non viene esplicitata. Qui se compili una conversazione, c'è scritto 11 token su 1 milione circa. E da qui puoi capire se stai ubriacando il modello o comunque ha troppa roba. Perché più roba metti diventa anche più lento. GPT non te lo dice. Non solo, quando lo metti in difficoltà, risponde come se non sapesse che ha varcato un suo limite, cosa che invece DeepSeek, i cinesi, fanno. Quindi il mio consiglio è, sai che fare con file di dati, CSV ed Excel, cerca di tenerti sotto i 300k, parola che per qualcuno è tecnica. Se invece sono file testuali, puri, supponiamo una cosa del genere, cerca di tenerti su GPT sotto i 450k, che ti assicuro è un testo molto lungo. Per i PDF è un po' più critica la situazione, perché loro non è che salvano il PDF, ma salvano praticamente il testo del PDF principalmente. Per quello che in qualche caso suggerivo di trasformare i PDF in Markdown o in testo puro se non ci sono dentro cose tipo immagini. Comunque tu nel file stesso, per assurdo, gli puoi appiccicare tutto il testo del sito dove vendi i prodotti. Se noi proprio così è, primo che mi viene in mente, appiccichiamo YouTube, fetch and convert, abbiamo i testi. Diciamo che è un esempio un po' infelice. Prendiamo Static Calmo che è meglio perché ci sono effettivamente i testi. Qua ci sono praticamente limitato perché è tutto codice dinamico, per non dire JavaScript. Comunque se noi prendiamo il sito, appunto, vedi che prende tutti i testi. E quindi questo contesto qui, se tu crei un file e glielo appiccichi, mi raccomando, nei file, non nelle istruzioni, aiuta. Io fino adesso praticamente ti ho detto cose che nei corsi ti fanno pagare, a meno che non sono finanziati da Regione Lombardia o qualcun altro, te li fanno pagare. Quindi io te li sto dicendo gratuitamente, condensando, se vogliamo, un anno di esperienza che deriva dai nuovi modelli di intelligenza artificiale, perché prima queste cose aveva molto meno senso farlo perché si ubriacavano molto presto i modelli, bastavano 4-5 messaggi e si ubriacavano. Praticamente se tu segui queste 1, 2 e 3 indicazioni, non esagero, stai già nel 20% che sa usare meglio ChatGPT o comunque Gemini, perché qui la cosa si ripete, abbiamo le istruzioni, i file vanno caricati con il più. Oppure la cosa interessante è che qui se gli appiccichi i link e gli dai il contesto del LUL, se lo prende anche lui. Quindi non è che serve tanto, come vedi, per stare sul pezzo, però purtroppo se non sei tecnico ti perdi questa procedura che ti migliora parecchio.